Ciao a tutti ragazzi, buongiorno, io sono Riccardo, bentornati nel mio piccolo laboratorio dove oggi faremo la recensione e l'unboxing della sega circolare ricaricabile della Parkside. Oggi è giovedì 26 luglio del 2018, è la prima volta che esce, il modello è PHKSA12A1, è una sega circolare con il disco piccolo da 85 mm. Diciamo che in teoria potrebbe sostituirsi alla sega di immersione. Da provare, vediamo ora come va. Ha la batteria probabilmente intercambiabile con gli altri. Insomma, diciamo che abbiamo diverse prove da fare oggi, quindi mi metto subito all'opera, apro la confezione e la testo immediatamente. Sulla parte frontale della confezione troviamo una breve descrizione con una descrizione molto più approfondita sulla parte laterale, sulla quale possiamo leggere appunto le caratteristiche tecniche dalla batteria, che è una batteria da 12 volt agli ioni di litio da 2 ampere. Possiamo apprendere che ha un numero di giri a vuoto di 1400 al minuto, un angolo di taglio regolabile da 0 a 45 gradi, una profondità di taglio nel legno che è di circa 26 mm a 0 gradi, quindi con la lama dritta, e che si riduce a 17 mm a 45 gradi, un po' ridotto per i miei gusti, perché solitamente lavoriamo con spessori anche di 18 mm, comunque solo per i 45 gradi, mentre per 0 gradi potrebbe andare bene. Ha una lama da 85 mm con un diametro del foro centrale da 15 e ha 20 denti, una chiave a brugola e una battuta parallela per i tagli dritti. E poi ci ricorda che la batteria sarà ordinabile in seguito, quindi come sempre taglio i sigilli ed apro la confezione. Questa è la sega a batteria della Parkside. Perfetto, già mi piace. Vediamo subito il contenuto all'interno della confezione. C'è un caricabatterie rapido, un adattatore per l'aspirapolvere, una battuta parallela, una guida per i tagli dritti, il famoso libretto di istruzioni da leggere e conservare, mentre la chiave a brugola per la sostituzione della lama è inserita in un alloggiamento nel corpo stesso della sega. Come dicevamo poco fa, ha una batteria da 12 volt da 2 ampere che va caricata con il suo caricabatterie rapido, caricabatteria che nel momento in cui viene collegato alla corrente elettrica si accenderà il LED verde a indicarci appunto che il collegamento è avvenuto. Nel momento in cui inseriremo la batteria si accenderà il LED rosso che ci indica lo stato di caricamento. Al raggiungimento della carica massima si spegnerà il LED rosso e si accenderà quello verde. Sulla batteria ora apriremo una parentesi più avanti per vedere la compatibilità con gli altri utensili della Parkside, sempre con batteria da 12 volt. Vediamo da vicino appunto questo giocattolo. Ovviamente va maneggiato sempre con la batteria staccata, la batteria va inserita nel momento in cui si deve utilizzare. Questa sega circolare ha la possibilità di essere regolata sia in inclinazione che in altezza. La regolazione dell'altezza va fatta ruotando questo pomellino e facendo scorrere questa base. Ha un lamierino che ci permette di fare da guida, spero duri a lungo. Mi sembra è delicato, però è da testare, l'ho appena aperto quindi non lo so, però dallo spessore mi sembra che si siano limitati al risparmio, o comunque potrebbe essere già sufficiente, non lo so, lo testeremo, lo vedremo. Questo è per regolare l'altezza. Ovviamente una volta decisa l'altezza da raggiungere si stringerà questo pomello e rimarrà fisso. La guardia è apribile o così, anche se c'è il rischio di toccare i dentini, o la procedura giusta è quella di sollevare questa linguetta rossa, di conseguenza aprire la guardia. Per cambiare il disco basterà semplicemente ruotare, svitare questa brugola. Per poterlo fare bisognerà bloccare il disco premendo
questa levetta perché è un sistema spindle lock, quindi blocca la rotazione del disco e con la brugola in dotazione si sviterà questa vita e si sostituirà con il nuovo disco. Brugola che vi ricordo è posizionata sul laterale dello stesso corpo. L'inclinazione invece va regolata ruotando quest'altro pomello frontale. Alla rotazione si può decidere appunto di quanto inclinarlo. Alla rotazione completa, stavo dicendo, il riferimento per la posizione della lama passa da questa tacca a quest'altra. Questa ha il segno 0, quindi 0 gradi di inclinazione, questa invece ha scritto 45, quindi si utilizza per l'inclinazione a 45 gradi. Non ha un laser che ci illumina la direzione della lama e quindi dovremmo utilizzare questi riferimenti. Questa è la descrizione generica. Ora inserisco la batteria e vi faccio vedere che alla pressione del tasto si accenderanno qua dei LED rosso, giallo e verde e che indicheranno gradualmente il livello di carica della batteria. Per avviare la rotazione va premuto prima questo tasto laterale o da uno o dall'altro lato e poi il grilletto per avviare la rotazione. Rotazione che parte con il sistema soft start, quindi non ha una partenza di scatto ma è graduale. Si blocca però di scatto. All'accensione si accende anche un LED, è posto qua sulla parte bassa. L'adattatore per l'aspirapolvere che va collegato in questo foro, ha una guida che deve corrispondere a questa sporgenza, quindi si preme, una volta che combacia qua si può collegare l'aspirapolvere. Tutte queste manovre vanno fatte senza batteria perché c'è il rischio di premere i tasti e può partire la rotazione della lama. Ha questa guardia per garantirci una maggiore sicurezza, però se il dito dovesse andare a finire qua in mezzo sicuramente ci salterebbe un pezzo di dito. Adattatore per l'aspirapolvere che rimane ben saldo una volta inserito, non c'è il rischio che scappi via mentre si lavora perché è veramente duro, una volta inserito rimane al suo posto e questa è una nota positiva. Passiamo adesso ad un argomento molto interessante che è quello della compatibilità delle batterie dei 3 utensili della Parkside da 12 volt. In teoria dovrebbero essere intercambiabili fra loro. Ho fatto tempo fa un test, anzi vi lascerò pure una scheda o il link in descrizione. Nel test precedente ho dimostrato che la batteria della piccola smerigliatrice angolare funziona con l'avvitatore ma non funziona viceversa, quindi se proviamo a mettere la batteria dell'avvitatore nella smerigliatrice non va. In questo caso farò la prova a far funzionare i vari utensili combinando le batterie, scambiandole di posto. Inserisco innanzitutto la batteria del 12 volt del piccolo seghetto nel suo alloggiamento. Questa è la sua batteria. Con la sua batteria funziona benissimo. Con la batteria invece della smerigliatrice angolare abbiamo una certa resistenza nell'inserimento. Quando giunge a questa posizione fa un click, ma non è un vero e proprio click, anche l'estrazione è leggermente dà una sorta di resistenza, quindi si adatta ma non va bene, diciamo al 100%, ma comunque gira. C'è solo da vedere se è il fatto che non si incastri bene e lascia questa piccola tacca, questa sporgenza, quindi sarà leggermente più lunga. Provo anche la batteria dell'avvitatore. E funziona pure. Poi non so che durata abbia, essendo da 1,5 A durante la fase di stress del taglio del legno, però comunque sappiamo che intanto sono compatibili, gira, è una scorta che possiamo portarci appresso. La batteria del nuovo seghetto
scusate, le stavo confondendo. Questa è la batteria del nuovo seghetto, che sulla smerigliatrice angolare, pur essendo da 2 ampere, non va, fa una sorta di movimento, non riesce nemmeno a completare un giro completo e si ferma. Sul trapano, invece, sull'avvitatore va benissimo. Quindi la compatibilità è solamente fra loro due. Per chi ha il seghetto nuovo e questi prodotti, può utilizzare la batteria del seghetto solamente sul trapano, sull'avvitatore, e non sulla smerigliatrice. Al contrario, lui accetta le batterie di tutti. Purtroppo non c'è possibilità di utilizzarle diversamente. Abbiamo già visto, come ho detto poco fa, che la batteria dell'avvitatore non va bene sulla piccola smerigliatrice, quindi diciamo che bisogna segnarsi, avere un block notice con le compatibilità, o scriverlo sulla batteria con un nastro adesivo in qualche modo, in modo da ricordarsi con cosa sia compatibile, altrimenti si rischia di andare a fare un lavoro in esterno, portarsi questa batteria per poterla utilizzare con la piccola smerigliatrice, e non va bene. Per questa, al momento, l'unica batteria compatibile è la sua, quindi quella con cui viene acquistato. Adesso la testerò sul legno, farò una prova di taglio per lungo utilizzando la guida parallela che va inserita su questi fori laterali, quindi o da destra in base alle necessità o da sinistra. Per entrambi comunque i tipi di utilizzo va stretto poi questo pomello di qua che la blocca. Io la inserirò dall'altro lato perché ho bisogno di utilizzarlo dal lato destro, quindi lo faccio scorrere. Approssimativamente decido la profondità che devo dare, la distanza che devo dare, e questa di qua sarà appunto la battuta che avrà. Adesso faccio un taglio a 0 gradi, cerco di mantenermi il più possibile vicino al margine esterno della tavola. Il taglio precedente non è drittissimo perché non ho utilizzato nessuna guida, è uno scarto che ho di una tavola. Regolo l'altezza del taglio in base alla profondità del legno. La profondità del taglio deve essere sempre qualche millimetro più profonda dello spessore del legno. Se avremo 18 mm, ad esempio, la imposteremo a 20 mm, 23, comunque poco di più. Procedo con il primo taglio in assoluto di questa sega a batteria. Si farà sicuramente molta polvere, ma non l'aspirapolvere. Procedo, vediamo come va. Perfetto, il taglio sembra abbastanza dritto, sulla parte bassa è più pulito che sulla parte alta, ovviamente. Mi sembra dritto tranne la parte finale, nella quale io, avendo perso ormai l'aiuto della battuta parallela, mi sono allargato leggermente, però sembra dritto. C'è da considerare che il taglio precedente non era già di suo drittissimo, quindi si ha questa piccola rientranza, penso sia dovuto a questo e dal fatto che qua comunque il legno non ha appoggio, perché per non tagliare il piano di lavoro ho messo degli spessori in legno che arrivano fin qua, perché adesso ho intenzione di fare pure dei tagli a mano libera a 45 gradi, quindi mi serviva questa parte senza appoggio. Provo a realizzare un taglio a 45 gradi nella stessa posizione, nello stesso lato del precedente.
ho commesso l'errore di non regolare l'altezza della lama, quindi non sono andato in profondità. Scusatemi, ma l'emozione della ripresa. Quindi ripeterò il taglio alla profondità giusta. Questo è il taglio a 45 gradi che ora testerò con il goniometro. (44 e 8 e 9). Poi in base al punto su cui proverò, possibilmente essendomi mosso, no, è 44 e 9. Sempre c'è da dire che il goniometro è di fascia molto economica, quindi l'affidabilità sono sempre molto approssimative. Però diciamo che per hobbista, secondo il mio umile punto di vista, diciamo che dovrebbe andare bene. 44 e 7, ci siamo quasi. Quindi non ho provato però il taglio a 90 gradi. Qua siamo a 89 e 8, quindi quasi 90. Guardate, la brugola o non era stretta o è successa qualche altra cosa. Al momento sta ruotando a vuoto. Quindi la stringo. Ovviamente si è impuntata la lama perché adesso vi dico un'altra cosa. Quando si deve tagliare il legno o qualunque altra superficie, si arriva al taglio direttamente al regime massimo che può raggiungere il nostro utensile. Non si va mai sulla parte su cui si deve agire con l'utensile fermo e poi si fa ruotare direttamente. Sì, c'era la brugola lenta, la vitina lenta. Quando dobbiamo tagliare il legno o dobbiamo forare il metallo, qualunque cosa sia, dobbiamo arrivare direttamente nella parte che ci interessa tagliare già al pieno regime. Faccio delle prove di taglio a mano libera. Ok, avendo tracciato questa linea sul legno, provo a seguirla utilizzando le guide, le tacche che ci sono, appunto questa è la tacca riferita a 0 gradi, quindi quando la lama è dritta. Il LED illuminerà solamente la parte a contatto con la lama, non illumina tutta la superficie e quindi procedo. Perfetto, è andato benissimo, ho tagliato esattamente la parte che dovevamo tagliare. Per livello hobbistico sicuramente va bene, avrà bisogno di alcune regolazioni da parte dell'operatore, di alcune verifiche se la lama è perfettamente a 0 gradi con la massima escursione. Facendo la prova e testando se la lama è perfettamente a 90 gradi, sembra esserlo. Certo è una misurazione molto approssimativa perché qua ho questi ostacoli, non riesco ad arrivare su questa parte, però dalla parte esterna, da qua,
sembra che lo sia. È limitata, ma è l'unico modo che ho per verificarlo. Va bene. Ok ragazzi, io ho finito la recensione, spero di averla fatta il più completo possibile. Ho fatto i tagli dritti, li ho fatti a quelli dei 5 gradi. Sembra che vada bene. Ha i suoi limiti, è un oggetto destinato per un utilizzo hobbistico, sicuramente non professionale. La batteria è piccola e limitata, non ho modo di vedere quanti tagli farà, quanto dura la carica della batteria con un utilizzo continuo perché non ho il tempo a disposizione. Però ovviamente sappiamo che la batteria è piccola, non possiamo pretendere chissà che cosa. Sembra che vada bene, i tagli sono approssimativamente attorno ai 90 gradi e attorno ai 45 gradi con le due regolazioni. Per un uso hobbistico in teoria dovrebbe andare bene perché non si può pretendere la massima precisione, eventualmente ci si orienta su utensili più blasonati che effettivamente offrono prestazioni maggiori. Questo è costato 50 euro, quindi non possiamo pretendere chissà che cosa. Solitamente costa solamente la batteria, costa il doppio degli utensili di una certa qualità. Detto questo, ragazzi, io vi invito a comprarla se non vi serve per lavorarci, ma solamente per giocare nel vostro laboratorio, come faccio io, a costruire qualcosina ogni tanto. E basta. Vi ringrazio di aver visto il video fino in fondo. Vi invito ad iscrivervi al mio canale se ancora non l'avete fatto, lasciare mi piace al video se il video vi è piaciuto ed attivare le notifiche cliccando sulla campanella qua giù. Ciao di nuovo da Riccardo, ci vediamo ai prossimi video, alle prossime recensioni. Ciao di nuovo.